Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il cyborg dell'edizione De Agostini in scala 1:3, altezza circa 62 cm, però noi adesso andiamo ad occuparci del montaggio della base premium, perché io ho sottoscritto questo a tipo di abbonamento e quindi andiamo, perché voi siete parte integrante del canale, senza di voi il canale non ha ragione di esistere, ed ecco perché uso questa forma plurale. Andiamo quindi a montare la quinta parte delle 10 previste di questa splendida base. All'interno troviamo due pannelli in plastica superiori, quelli che vanno qua sopra, le strisce in plastica che oltre a essere di funzione estetica vanno anche a coprire le viti che useremo per andare a fissare i due pannelli, il telaio interno in plastica e tre serie di viti, una da avvitare nel metallo, e qui mi sono avvalso di un lubrificante, ma se vi ricordate io avevo già fatto tutti questi filetti qui e così vi avevo anche consigliato a voi prima ancora di mettere questo pezzo, se guardate i miei video, perché adesso andarvi a creare i filetti qui, il cacciavite lavora non perfettamente in perpendicolare, quindi rischiereste magari di farli non in maniera corretta. Ecco perché vi ho consigliato di farli subito. E poi due serie di viti QP e EP. Questa, scusate, l'ho fatta solo vedere, comunque la CM. Saluto ovviamente tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. Alle persone non iscritte, sempre che ne abbiano piacere, dico loro questo: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di cyborg. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Allora, io vi dico subito come sono andato ad iniziare il montaggio. Ho preso 8 viti QP e mi sono andato a creare i filetti qui. Poi ho preso 8 viti EP e mi sono andato a creare i filetti qui. E infine ho preso 4 viti CM eccole qui, scusatevi, prima vi ho fatto vedere questo, ma ovviamente volevo indicarvi questo lato, infatti ci sono già le viti CM, ma io, come vi ho appena detto, ho già fatto i filetti su tutte queste sedi dedicate. Bene, a questo punto iniziamo il montaggio. Prendo un pannello qualsiasi e vado a montarmi questi, quindi mi rimuovo le viti e avvito. Metterli così o così non cambia assolutamente nulla. Io tengo semplicemente questi cerchi di stampaggio, li tengo verso l'interno, ma ripeto,
non fa proprio alcuna differenza. Il filetto l'ho creato qui, perfetto. Vi faccio vedere il primo montaggio qui del primo pannello, poi metto pausa, vado a montare gli altri due telaietti interni sull'altro pezzo lì e poi ci vediamo dopo. Non stringete troppo forte, ecco perché mi sono creato il filetto, mi rendo subito conto quando diventa più rigido a avvitare, vuol dire che sono arrivato in battuta, quindi attenzione perché rischiate di rompere la plastica bianca, fate attenzione. Ecco qui, adesso vado a montare facendo la stessa cosa qui e poi ci vediamo dopo. Bene, a questo punto ho montato tutti e quattro i telaietti interni, adesso vado a mettere le strisce sopra . Ok, vado a rimuovermi le viti QP, ho il gattino dietro, il mio tigrato europeo che compirà 3 anni questo mese, si chiama Michelangelo, arancione, e vedrete che tra un po' me lo trovo qui nel cubo box. Ecco qui. Io con una lima sono andato a levarmi i difetti, dopodiché sempre con la lima, perché comunque anche dalla parte liscia un po' è abrasiva, ho fatto tornare perfettamente opaca la plastica, non si vede neanche dove sono andato a limare, però è importante levare i difetti creati dallo stampaggio perché poi non vi combaciano perfettamente bene le linee all'interno degli spazi dedicati, quindi attenzione. Qui uso un cacciavite con la punta più piccola. Seguitemi anche per il montaggio del Mazinga Z, bellissimo anche quello. Ecco qui. Adesso faccio la stessa cosa qui.
e ci vediamo dopo. Bene, i pezzi sono stati tutti montati. Adesso facciamo così. Ecco, questo lo giriamo così come in figura perché ci aiuta ancora di più. Allora, ho preferito fare delle prove molto velocemente perché guardando il disegno ti aiuta. Questa parte sotto il piede sinistro è questa parte nera, poi c'è un pannello, questo, che è bianco, e poi c'è questo, vedete che ha questa parte nera qui, che poi andrà qua dentro. Quindi ecco, non bisogna fare l'errore di montare questo qui e questo qui, assolutamente. Poi, se noi andiamo comunque a lavorare così, c'è un'ulteriore conferma, perché qua ci dicono prima di montare il pannello A, e il pannello A, guardate, è questo, mentre il pannello B, quello successivo, è quello che vi ho fatto vedere con questa parte qui. Quindi vado a rimuovermi le 4 viti CM e mi fisso questi ultimi 2 pannelli di questa quinta uscita. Quindi abbiamo detto quello che non ha il taglio qui. Allora, sì, così. Però si deve anche incastrare qua sotto, ovviamente. Deve sia andare qui dentro, come è ovvio che sia, ma questa parte qui deve anche incastrarsi qua. Quindi vediamo un po', così. Sì, molto semplice, guardate. Inseriamo così, piegato, facciamo andare dentro e tiriamo su. Ecco fatto. Metto le mie viti. Cacciaviti quando perdono il fatto magnetico è finita. Ecco qui. Adesso, se vi siete creati filetti, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Quando sentirete il click sarete certi di aver preso correttamente il filetto e potrete avvitare. Avete sentito? Ecco qui, semplicissimo. Stringiamo dopo, mettiamo già questo. Mi piace molto questa base, ma come ho già detto in altre occasioni, l'avrei fatta grande come quella di Iron Man, 52 cm di diametro,
ok, controllo, così. Ecco perché vi dico aspettate a stringere. Qui è a posto e qui anche. Poi verifico bene ovviamente una volta che giro la base. Ecco qui, proviamo a vedere. Direi che va benissimo. Ovviamente manca tutta la parte qua davanti. Ecco, questa parte qui l'hanno fatta in plastica, quella sotto in metallo. Secondo me è stato un errore, dovevano farla in metallo, sarebbe stato più pesante l'oggetto, quindi più resistente anche. Questa ovviamente in plastica perché è chiaro che per avere la trasparenza non poteva essere diversamente. Però, ripeto, sono molto soddisfatto di questo modello come sta venendo. Stavo guardando, il piede cade qui, e l'altro cade qui. Che strano. Perché vi avevo già fatto notare questo fatto. Devo vedere poi una volta che finisco l'armatura, anzi prima, lo vedrò il prossimo montaggio, che questi due fori devono potermi stare coperti dai piedi di Robocop, perché non è che mi piacciono un granché, però ricordo che avevo controllato che questa parte qui era giusta, in linea, parlo del ricovero delle batterie. Comunque vedremo. In sintesi sto facendo un ragionamento su questi due fori che invece di essere così dovevano essere così, quindi ecco, probabilmente se dovrò farlo pace sviterò queste poche viti sotto e farò ruotare di un segmento questo, perché i piedi di Robocop devono poter coprire perfettamente i due fori delle viti, non si devono vedere, però è una cosa che posso vedere dopo. Bene, io ho finito questo montaggio, vi ringrazio del vostro tempo, saluto voi e vi abbraccio, un abbraccio anche ai vostri cari, anzi un abbraccio no, vi chiedo scusa, un saluto ai vostri cari più cari. Ecco qui. E ci vediamo poi per i futuri montaggi appena riuscirò ad avere tempo. Se avete piacere, seguitemi anche per la nuova collezione che andrò a fare. È una Ferrari 330 P4 edizione Centauria in scala 1:8 del 1967. È un'auto ritenuta la più bella al mondo come Ferrari. Ovviamente i gusti sono soggettivi, ognuno poi ha la sua auto preferita. E parlavo ovviamente a livello estetico, non meccanico. Grazie a tutti ancora e grazie veramente, ripeto, perché non ne ho mai abbastanza, sempre di tutto il tempo che voi mi dedicate. Se avete piacere, condividete anche i miei video nei gruppi dedicati, questo mi darà ulteriormente una mano alla crescita del canale. E mi raccomando, anche se vi ho detto anche questo, ve lo ripeto perché non sono capace di mettere le scritte in sovraimpressione sui video, le icone, non sono capace, spero un giorno di riuscirci, e quindi ripeto perché magari qualcuno va avanti veloce nel video e non sente, non si ricorda di iscriversi, ecco,
Se vi iscrivete al canale io ne sono molto lieto e ve ne sono grato, con la passione che spero rimanga sempre viva e mi faccia andare avanti, anche se questo ovviamente non è il mio lavoro e ci mancherebbe, ed è proprio passione, ve lo garantisco ragazzi, qui si guadagna. Lasciamo perdere. Ciao a tutti.